Ciao amici, ben ritrovati sul mio canale. Oggi non farò una vera e propria recensione, non farò una vera e propria prova. Parliamo di prime impressioni di due prodotti di cui si fa un gran parlare: il nuovo Formula Pro di Cube Control e la pedaliera SRP, che anche questa è stata definita come Oh, rivoluzione. Che c'è? che hai detto? Pedaliera SRP. No, prima. Benvenuti sul mio canale. Ma questo è il mio canale. Vabbè, non posso? Vabbè, fai in fretta, dai. Eh, vabbè, provo due cose e poi. Dai, muoviti. Mm. Eccomi qui dopo aver fatto un paio di giri a Suzuka con la P217, vi dico quali sono le mie prime impressioni della pedaliera SRP e del volante, anzi del rim nuovo di Cube Control, del quale io avevo già fatto una piccola recensione al Nürburgring. Della pedaliera si è fatto un gran parlare, si parla di rivoluzione epocale per un sistema, diciamo, soprattutto del freno e dell'acceleratore molto differente rispetto alle loro concorrenti. Io ero molto curioso di provarla, mi sono trovato abbastanza bene, non ho trovato una particolare, diciamo, cosa nuova e, come si dice, molto rivoluzionaria, ecco, per ripetermi a quello che dicevo prima per quello che riguarda l'acceleratore. Ero molto curioso sul freno, che secondo me è sempre l'elemento più importante di tutte le pedaliere. Beh, anche il freno ha una cosa che non mi piace tanto, perché la prima parte della corsa è piuttosto morbida e anche un po' lunga per i miei gusti, quindi parliamo di qualcosa di assolutamente soggettivo. Però la cosa che mi è piaciuta molto è la parte della durezza. Quando io arrivo alla parte dura, la frenata si riesce a modulare molto molto bene. Nella staccatona S Senna Prost di Suzuka non ho mai inchiodato, ovviamente vi ho fatto solo vedere un paio di giri, però la mia prova è stata decisamente più lunga, non ho mai inchiodato, non sono mai arrivato lungo, eppure era la prima volta che provavo questa pedaliera con una macchina molto impegnativa, una staccata altrettanto impegnativa. Quindi la pedaliera mi è piaciuta abbastanza, mi sembra un po' cara per essere quello che, diciamo, dovrebbe essere un nuovo punto di riferimento per le altre pedaliere. 1200 euro sono tanti soldi. Io ho un HE Pro della quale sono ancora molto soddisfatto, non sono sicuro che la cambierei, però mi è piaciuta abbastanza, quindi sicuramente il giudizio è positivo. Però parliamo di prime impressioni perché, come avete visto, non sono a casa mia, non sono sulla mia postazione, è stata una prova così un po' improvvisata, ecco. L'altro elemento della mia prova era il volante Cube Controls, come dicevo, eccolo qua, che l'ho praticamente provato, e le sensazioni, o perlomeno le parti buone che avevo, come si dice, percepito al ring, rimangono positive, nel senso che ora una prova migliore rispetto a quella all'interno di uno stand di una fiera l'ho fatta a casa di Giorgio, quindi palette fantastiche, molto molto belle. Anche il software, del quale Giorgio parla ampiamente nel proprio video, è veramente fatto molto bene, soprattutto per la regolazione del bite point, della frizione di questo nuovo volante. Le cose che mi lasciano un po' perplesso ancora sono i rotary, questi qua, al pollice, quelli lì all'interno della razza. Perché? Perché la superficie per poterli spostare rimane comunque molto molto piccola, e con i guanti questa operazione necessita magari, per precisione, di utilizzare anche l'indice o il medio dietro per aiutarsi. Non è una cosa che mi piace molto sotto questo aspetto. Per quanto fossero più ingombranti i rotary del vecchio modello, io li trovo ancora più pratici, e personalmente io non ho avuto un problema di ingombro. Invece questi qua, sempre al pollice sopra l'impugnatura, sono molto molto belli. I rotary centrali sono diversi, ma queste cose qui non ve le sto a descrivere tanto, perché Giorgio ha fatto sicuramente una recensione eccellente e parla di questi dettagli molto meglio di quello che posso fare io in questo preciso istante. L'unica nota, diciamo,
che mi ha sorpreso rispetto alla prova del ring sono le impugnature che rimangono della stessa forma e anche molto simili, se non identiche alla alle manopole e le impugnature del Formula Pro precedente, però hanno un grip differente per le quali i miei guanti scivolano un po'. E quindi c'è bisogno di un paio di guanti che abbiano un grip interno diverso da quelli che sono diciamo, i più comuni guanti che si usano per il sim racing. Esistono alcuni guanti che hanno un grip interno di una gomma più aderente e questi guanti sono più adatti per questo tipo di impugnatura che anche non usando i guanti rimane un po' scivolosa. Direi che per quello che riguarda, scusate, la mia mini impressione è tutto. Il volante è stupendo, è bellissimo. Ripeto, per chi ha il Formula Pro vecchio come il mio, non sono sicuro di consigliare l'acquisto, nel senso che i miglioramenti ci sono, però è comunque un volante da 1000 euro e l'incremento non so se vale la pena di affrontare una spesa così importante, ovviamente vendendo il proprio se uno lo vuole vendere. Sicuramente per chi non è in possesso di un Cube Control è sicuramente un prodotto che io consiglio al 100% perché è veramente un prodotto di eccellenza, come lo è il mio Pro, del quale io sono molto soddisfatto. Questo mi piace, però ancora non sono sicuro che passerò a questo tipo di prodotto così brevemente, perché ripeto, l'altro rimane un prodotto molto molto buono. Per quello che riguarda la mia recensione è tutto, ringrazio Giorgio per avermi ospitato e spero di vedervi presto al prossimo video. Ciao! La nuova pedaliera SRP. No, dovevi benvenuti sul mio canale. E non l'ho detto all'inizio? No, cioè, ragazzi, oggi sarà una prova. Ah sì, hai ragione. Infatti stavo aspettando che non lo dica, se no che gli dico che è il mio. Però devi aspettare che dico Formula Pro, Certo, stavo aspettando, certo. Facciamo come fuori onda questo qua, eh? Allora sai che lo metto sempre alla fine del video. Sì, ma io dentro dico, ma però devi dire sul mio canale, se no che te dico.